Benvenuti in soffitta, dove il passato rivive e il fascino di un'epoca indimenticabile continua a farci sognare con la bellezza delle sue protagoniste. Oggi abbiamo il privilegio di immergerci nella vita straordinaria di una donna che ha segnato la storia del cinema italiano e internazionale con il suo talento e la sua bellezza e il suo spirito indomabile, Nicoletta Machiavelli. La sua storia è quella di un viaggio avventuroso attraverso il mondo del cinema, ricca di incontri, scoperte e soprattutto di una libertà inesoribile che ha guidato ogni sua scelta e ogni suo passo. Nicoletta Machiavelli non è stata solo un'icona del cinema, ma anche una donna di grande cultura e discendente di Niccolò Machiavelli, e ci ha lasciato un'eredità di film memorabili e momenti indimenticabili, incarnando la quintessenza della donna forte, indipendente e profondamente umana. Carla avesse una sorella, è celebre per giunta, ma celebre come? Come attrice non ancora. Se ti sei perso una puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata. Ti lascio il link nella descrizione del video. Se ancora non sei iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle bellissime come la nostra Nicoletta Machiavelli. Pensi soltanto al tuo denaro. Non ottieni nulla senza. Nicoletta Machiavelli rappresenta per me un'icona indimenticabile, con la sua eleganza innata, l'intelligenza affilata e quell'irresistibile mix di radici fiorentine e americane. La sua storia ha sempre avuto il sapore dell'avventura. Nata a Stuffione, in Emilia-Romagna nel 1944, Nicoletta non ha mai nascosto il suo desiderio di esplorare il mondo, vivendo esperienze in India, in Brasile, Los Angeles e infine a Seattle, dove ha concluso il suo incredibile viaggio terreno vicino alle persone più care, suo figlio e la sua nipotina. La sua bellezza mozzafiato non passò inosservata a Piero Gherardi, che la propose a Dino De Laurentiis per il ruolo di Eva in La Bibbia di John Huston. Anche se la scelta finale cadde su un'altra attrice, Nicoletta ottenne un contratto di 7 anni che le spalancò le porte del mondo cinematografico. 2 anni di attività, quanti film? 11. Beh, dico mica male, vero? Ma film impegnati o... Per me tutti impegnativi, senz'altro. Ecco, impegnativi. Sì. I 2 ruoli che mi hanno dato più soddisfazione sono il terzo film, Una questione d'onore. Quello di Zappa. Nonostante De Laurentiis la vedesse quasi come una sua proprietà, Nicoletta riuscì a lasciare il segno in film di rilievo, dall'esordio in Una questione d'onore di Luigi Zampa, dove esordì da protagonista con Ugo Tognazzi, Thrilling nell'episodio di Carlo Lizzani dove fu a fianco di Alberto Sordi, I nostri mariti nell'episodio di Luigi Filippo D'Amico dove ha il curioso ruolo di una donna che diventa uomo. Non mi sento affatto donna. E che ti senti? Mi sento uomo. Roberta, non parlare così che mi fai male. Venne spedita nel mondo degli 007 con Matchless di Alberto Lattuada e nel curioso Se tutto le donne del mondo di Henry Levin, fino a immergersi nel genere degli spaghetti western. All'inizio non amava particolarmente il genere western per le lunghe ore di trucco e la polvere, ma fu proprio lì che si ritagliò un ruolo in primo piano. Memorabile il suo personaggio di Indiana al fianco di Burt Reynolds in Navajo Joe di Sergio Corbucci, presto seguito da Un fiume di dollari di Carlo Rizzani, Un minuto per pregare, un istante per morire di Franco Giraldi, Una lunga fila di croci di Sergio Garrone. Nel parlare di Nicoletta Machiavelli non possiamo trascurare il suo ruolo in Giarrettiera Colt del 1968, un film che cattura non solo l'essenza degli spaghetti western, ma serve anche da palcoscenico per la sua sensualità e il carisma di Nicoletta. La sua interpretazione è un perfetto equilibrio di forza e femminilità, dove ogni gesto e ogni sguardo contribuiscono a creare un personaggio indimenticabile che incarna la bellezza e la determinazione. La Machiavelli con questo film diventa un simbolo di sensualità che trascende il tempo, lasciando un'impronta indelebile nella memoria degli spettatori. E su questo punto vorrei conoscere anche la tua opinione. Scrivimi in un commento che cosa ne pensi e se il video ti sta piacendo non dimenticare di farmelo sapere con un like.
La bellezza e la sensualità di Nicoletta non è confinata solo a Giarrettiera Colt. La sua filmografia è ricca di ruoli che sfruttano la sua capacità di esprimere un fascino seducente e allo stesso tempo sofisticato. Da Faccia a faccia, dove la sua presenza è tanto enigmatica quanto affascinante, alle Dolci Signore, dove la sua eleganza e bellezza arricchiscono ogni scena, Nicoletta ha sempre saputo regalare momenti di puro incanto. In Candy e il suo pazzo mondo di Christian Marquand, Nicoletta si immerge in un universo satirico e surreale, mostrando una volta di più la sua versatilità e il suo innato appeal sensuale. Anche in film drammatici come Storie scellerate, la Machiavelli non perde mai quella luce di mistero e attrazione, dimostrando che la sua sensualità va di pari passo con un talento recitativo di prima classe. Le piccole produzioni di spaghetti western, nonostante la visione riduttiva di De Laurentiis, divennero il trampolino per una fama internazionale, tanto da essere celebrata da Quentin Tarantino in Kill Bill 1, che le rende pubblico omaggio dando al personaggio di Uma Thurman il suo nome nella sequenza del massacro nella chiesa. Tu sapevi, Nicoletta, che Kill Bill, il personaggio di Uma Thurman, è un po' modellato su di te? Chi è la sposa? Non si sa. Sul certificato di matrimonio c'è scritto Arlene Machiavelli. È grazie a questi western che venne invitata a festival e rassegne, rincorsa per le interviste. Il caso volle che tanti anni dopo Navajo Joe diventasse amica davvero di molti veri indiani Navajo e portasse i turisti a visitare le loro terre come fosse una di loro. Lei che era una Machiavelli, lei che era di nobiltà così antica. E sempre grazie ai suoi buffi western venne subito esaltata da un regista importante e coltissimo come Hans-Jürgen Zieberberg nel 1969 con Scarabea, dove lei mette in scena proprio se stessa nella Sardegna dove girò Giarrettiera Colt. Wie wär's mit einer kleinen Fahrt? Non si sentì mai davvero un'attrice e precipitò nel cinema come precipitò nei pazzi anni 60 con molta ingenuità. La troviamo in buffe produzioni internazionali come Quei Temerari nelle loro pazze, scatenate e scalcinate carriole, in Femmine insaziabili di Alberto De Martino, diretta da Paolo Cavara nell'interessante La cattura al fianco di David McCallum, dove lei è una cecchina. Negli anni 70 la sua vita prese una svolta drammatica, con accuse di terrorismo e problemi legali, ma continuò a lavorare in film di spessore, dimostrando una resilienza e un talento unici. E gira film anche molto buoni, come Mordi e fuggi di Dino Risi, dove lei è una brigadista dai capelli corti al fianco di Oliver Reed, capo di un gruppo che ha rapito Marcello Mastroianni e Carol Landé. Un film assolutamente profetico e importante sugli anni di piombo. O l'incredibile Storie scellerate di Sergio Citti, che adorava, dove si esibisce in un nudo da paura in tutta la sua bellezza. Per non parlare dei suoi noir in una serie di polizieschi italo-francesi dove incontra colossi come Alain Delon e Jean Gabin. Ma la troviamo anche in ruoli importanti nel grande film di Andrzej Żuławski, L'importante amare, in Le castagne sono buone di Pietro Germi, in Al di là del bene e del male di Liliana Cavani. In seguito al pensiero di Osho che lei aveva abbracciato, i viaggi in India, il desiderio di scappare di Nicoletta era sempre più grande. Ogni tanto tornava in Italia, in Francia, faceva un film e ripartiva. Il suo ultimo film è stato La fuite lavande del 1983 di Christian Zebib, poi si ritirò dalle scene. Sempre allegra, sempre sorridente, negli ultimi anni viveva con poco a Seattle, dove si era rifugiata col figlio, che aveva cresciuto in giro per il mondo nei suoi viaggi assurdi. Insegnava italiano agli americani e portava piccoli gruppi in Italia ogni settembre a studiare la nostra cucina. In seguito a una malattia morì nel 2015 negli Stati Uniti, dove si era infine stabilita. Il funerale venne celebrato con il rito indiano, in onore al suo amore per la cultura dei nativi e alla sua carriera. La sua scomparsa è stata un addio silenzioso, ma il ricordo di Nicoletta Machiavelli rimane vivo, una donna di straordinaria bellezza, talento e spirito libero.
E così giungiamo alla fine di questo episodio dedicato alla straordinaria Nicoletta Machiavelli. Il racconto della sua vita, delle sue avventure, delle sue sfide ci lascia non solo il ricordo di una grande artista, ma anche di una donna eccezionale, la cui bellezza esteriore era solo il riflesso di un'anima intensamente viva e ricca di sfumature. Nicoletta ci ha insegnato che la vera libertà si trova nel percorrere il proprio cammino con coraggio, lasciandoci ispirare dalle scelte audaci e dalla sua indipendenza. La sua eredità va oltre i film e i ruoli che ha interpretato, è un invito a vivere pienamente ed abbracciare il mondo con curiosità e non avere mai paura di essere se stessi. Mentre chiudiamo questo capitolo, portiamo con noi l'immagine di Nicoletta, un faro di luce che continua a brillare nel cielo del cinema e nelle nostre vite, ricordandoci che ogni giorno è un'avventura da vivere con passione. Se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciarmi un like e di condividere. Iscriviti alla soffitta di Pippo per rimanere sempre aggiornato sui miei contenuti. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui, sempre sulla soffitta di Pippo. Ciao!